Quali sono i migliori smartphone a dicembre 2024 e quindi per Natale 2024? Ovviamente risponderemo in questo video che ancora una volta è diviso in sezioni. Nella prima vi parlerò di quali sono le novità già ufficializzate che arriveranno nelle prossime settimane sul mercato, vi racconterò delle ultime novità che abbiamo testato negli ultimi 30 giorni e infine vi racconterò quali sono i migliori smartphone da comprare appunto a dicembre e quindi a Natale 2024. Se non l'avete mai fatto iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche e soprattutto seguiteci nel canale WhatsApp che trovate in descrizione per avere su cose anteprime degli altri video che arriveranno qui sul canale. Partiamo dalle novità in arrivo. Devo dire che nell'ultimo mese non è successo granché dal punto di vista di annunci. Lanci, sì, ma dal punto di vista di annunci quello che attendevamo il mese scorso a grandi linee lo attendiamo anche questo mese, ovvero smartphone che sono stati annunciati quantomeno in una certa parte del mondo, ovvero in Cina, ma non ancora nel nostro mercato, comunque che non sono ancora arrivati. Sto parlando di Honor Magic 7 Pro, sto parlando di OnePlus 13, di Vivo X200 Pro e di Xiaomi 15. Questi sono i principali smartphone che sono stati annunciati di recente non per il nostro mercato. Al 99% tutti questi avranno un nuovo lancio europeo che ci racconterà delle specifiche finali per il nostro mercato, ovviamente dei prezzi e della data di uscita. Ci aspettiamo che un po' tutti questi smartphone possano essere presentati nell'arco dei prossimi 2 mesi e mezzo, ovvero fra dicembre e fine febbraio, quando si terrà il Mobile World Congress di Barcellona. Ovviamente chi arriverà per ultimo sarà un po' più sfavorito, ovviamente tutto questo andrà visto. Se volete sapere di più su questi smartphone però vi consiglio di andare a vedere il video di novembre dove li avevo dettagliati un po' di più. A novembre e a inizio dicembre ho recensito 5 smartphone, la cosa curiosa è che sono tutti smartphone Pro. Questo mese ho dato tutto sugli smartphone di fascia molto alta. Partiamo in ordine cronologico. Ho provato, finalmente qualcuno dirà dall'altra parte della videocamera, iPhone 16 Pro che devo dire mi è piaciuto, ma non gli ho trovato il senso, perché per quello che offre in più nel nostro mercato dove Apple Intelligence non c'è, personalmente non lo ritengo uno smartphone che consiglierei. Piuttosto, se volete o dovete cambiare smartphone quest'anno e volete un iPhone, punterei piuttosto su iPhone 15, che vi fa comunque risparmiare bei soldi, che è comunque pronto per l'Apple Intelligence che verrà, però costa appunto molto meno. Quest'anno il Pro, che offre tanto in più dal punto di vista teorico, poi nella pratica lascia un po' quell'amaro in bocca. Se si cerca uno smartphone Pro può ancora aver senso comprare uno degli scorsi anni. Con questo non voglio dire che se lo avete comprato sia un cattivo smartphone, io sono il primo che l'ha comprato e lo sta usando, quindi nessuna ipocrisia in questo, però dovendo consigliare a un grande pubblico cosa fare, ecco, non è lo smartphone che quest'anno consiglierei. Ho provato poi Asus ROG Phone 9 Pro, ovvero il gaming phone per eccellenza. È il gaming phone per eccellenza anche quest'anno, ci sono un paio di chicche e soprattutto software per chi gioca che sono la vera bomba, anche se fatico un po' a trovare il senso a questo smartphone che vuole cercare di tenere i piedi in due parti. Da un lato è un po' un ritorno al passato, uno smartphone che quest'anno punta tutto di nuovo sul gaming, però comunque cercando lo stesso di piacere anche a un pubblico a cui il gaming non interessa. Un altro smartphone veramente valido che al prezzo di vendita consiglierei a qualcuno. Non è uno smartphone che posso oggettivamente consigliare a tutti. Poi c'è Oppo Find X8 Pro, è il ritorno premium di Oppo sul nostro mercato, finalmente, fantastico. Mi è piaciuto veramente tanto, mi è piaciuto molto più delle aspettative. Spero che questo sia un inizio di un percorso che non sia più interrotto da niente, quindi che non sia un premium e poi chissà quando lo rivediamo il prossimo anno, spero che sia l'inizio di un percorso, ma al netto del percorso l'ho trovato uno smartphone veramente molto valido, completissimo su ogni aspetto. L'unico neo è il prezzo che è da Oppo Premium, quindi molto alto, che probabilmente faticherà un pochino nei primi mesi ad abbassarsi, o meglio, anche se si abbassasse rimarrebbe comunque molto alto, partendo da una cifra particolarmente importante. Trovate ovviamente, come tutte le altre recensioni di cui vi sto parlando, il link in descrizione se siete curiosi. Realme GT7 Pro, altro smartphone che il mese scorso parlavamo di rumor e questa volta invece vi parlo della recensione già fatta, lo stavo provando, ovviamente non potevo ancora dirvi che lo stavo provando, come anche gli altri di cui vi sto parlando questo mese. Smartphone molto interessante, il prezzo di listino è sparato un po' alto, ma il prezzo promozionale, che è ancora in corso, quindi
se vi interessa potete fiondarvi a comprarlo, è molto interessante. Se volete uno Snapdragon 8 Elite al giusto prezzo, diciamo così, potreste averlo trovato. E poi un altro gaming phone tutti insieme, Red Magic 10 Pro, anche lui con Snapdragon 8 Elite, anche il ROG Phone ovviamente era così, uno smartphone che al netto del gaming ha tutta una serie di chicche che vorrei che la concorrenza copiasse. Fra tutte, qualcuno mi ha anche preso in giro nella chat di Smartworld a dirmi ma come? Per caso hai accennato al fatto che sia completamente piatto? Vabbè, fantastico, veramente uno smartphone notevole dal punto di vista del design, ma anche altri pregi. Anche lì, se siete curiosi, il link della recensione è in descrizione e anche il prezzo, devo dire, molto interessante per l'hardware che ha a disposizione. Arriviamo alle offerte, partiamo con quelle sotto i 200 euro. Ci vuole un grandissimo disclaimer questo mese. È passato il Black Friday, adesso manca poco al Natale e succedono due cose. Le scorte tendono a terminare e i prezzi tendono a salire, non poco. Non è stato facile trovare offerte su prodotti interessanti questo mese. Quelle che vi propongo sono le migliori al momento. Oggi sto registrando il video, oggi abbiamo trovato le offerte, ma il video andrà pubblicato probabilmente domani o dopodomani. Le cose in questo mese saranno sicuramente molto caotiche dal punto di vista delle offerte, potrebbero essere terminate, qualcuna almeno, quando vedete questo video. Non vi scoraggiate, in descrizione trovate anche il link al nostro canale Telegram dove pubblichiamo le offerte via via che escono, quindi quando le pubblichiamo sono ovviamente sicuramente ancora disponibili e pertanto vi consiglio di andare là dentro se volete scoprire qualche offerta dell'ultimo minuto. A meno di 200 euro vi dicevo, il primo che vi consiglio è Oppo A18 che è scontato a soli 99 euro dai 159 euro del prezzo di listino, schermo a 90 Hz, batteria da 5000 mAh e IP54, quindi resiste ad acqua o quantomeno a spruzzi e polvere, 4 GB di RAM, 128 GB di memoria interna. Non è uno smartphone eccezionale, ma appunto 99 euro. Honor 200 Smart, saliamo un pochettino di prezzo, 159 euro dai 199 euro del prezzo di listino, lui è IP64, quindi resiste ad acqua e polvere un pochino di più, lo schermo è a 120 Hz, la batteria sale a 5200 mAh, rimane un 4 GB di RAM ma con 256 GB di memoria interna. Il più interessante di questa selezione è Motorola Moto G85 che costa comunque il doppio del primo che vi ho detto, quindi non sono neanche confrontabili da questo punto di vista. In realtà 193 euro per questo smartphone scontati dai 329 euro originali. Lo schermo è un POLED, 120 Hz, processore Snapdragon, 5000 mAh di batteria ed è anche sottile e leggero. Saliamo di fascia fra i 200 e i 350 euro, questa è la fascia quella un po' più complicata, che è da un lato quella più gettonata e dall'altra quella che in questo momento ha le offerte un po' meno interessanti. Parto con Oppo Reno 12F, che è scontato a 239 euro dai 279 euro originali, AMOLED 120 Hz, anche lui, 8 GB di RAM, 256 GB di memoria interna, 5000 mAh di batteria e ricarica a 45 watt e anche IP64 per resistenza ad acqua e polvere. Vi propongo un Pixel, ma attenzione, vi propongo un Pixel di un po' di tempo fa, un Pixel 7a, qualcuno potrebbe storcere il naso, però in realtà l'offerta è interessante perché è venduto a soli 299 euro, è il 128 GB di memoria interna, però se cercate una buona fotocamera, tanti aggiornamenti, oggettivamente in questa fascia di prezzo scontato al momento trovate veramente poco altro. 354 euro invece per il Nothing Phone 2H, è sicuramente lo smartphone più interessante di questa selezione, anche se è un pochino più caro, ovviamente smartphone molto particolare dal punto di vista estetico, gettonatissimi i prodotti Nothing e del sottobrand CMF per l'ultimo Black Friday, ha ragione, io sinceramente mi piacciono moltissimo, 12 GB di RAM, 256 GB di memoria interna, questo si compra anche per il software che è fluidissimo e anche, devo dire, con le giuste chicche e niente in più. Fascia di prezzo fra i 350 e i 500 euro, vi parlo di Honor 200, smartphone molto interessante dal punto di vista della fotocamera. Se cercate uno smartphone che faccia buone foto e avete un budget un pochino più variabile, un po' più alto di quello del Pixel 7a, io punterei a questo Honor 200. 379 euro invece di 399, 12 512, la fotocamera veramente valida da 50 megapixel e una batteria da 5200 mAh. Si sale con la scheda tecnica, si sale anche con il prezzo per Xiaomi 14T, 469 euro dai 649 euro originali, 12 256 con un processore
bello carico, un MediaTek 8300 Ultra e anche ricarica veramente rapida visto che siamo a 67 watt. Se cercate un iPhone, praticamente l'unica opzione per spendere meno di 500 euro, un iPhone 13 a 128 GB che viene venduto a 499 euro invece di 699 euro. E poi fascia dei premium, in questo caso abbiamo 4 smartphone, non sapevo quale scegliere, sono molto interessanti, prezzi molto variabili, partiamo con Realme GT7 Pro di cui vi ho già parlato, 799 euro, il prezzo promozionale di lancio è ancora scontato dai 999 euro originali, Snapdragon 8 Elite 12256, ben 6500 mAh di batteria e una ricarica a 120 watt. Smartphone pieghevole Motorola Razr 50 Ultra, forse il migliore smartphone pieghevole dell'anno? Vedremo, faremo un video anche su questo. 764 euro invece di 1199 euro, 12256, Snapdragon 8S Gen 3, 4000 mAh di batteria, 45 watt di ricarica e anche ricarica wireless a 15 watt. Sempre in quella fascia di prezzo lì, 799 euro invece di 1099 per lo Xiaomi 14, un vero top di gamma, 12512, lui con Snapdragon 8 Gen 3, 120 Hz AMOLED, ricarica a 90 watt, uno smartphone veramente concreto. A quel prezzo assolutamente dovete considerarlo. 100 euro in più, ovvero 899 euro per Honor Magic V2, che è il pieghevole a libretto più interessante per rapporto qualità-prezzo del momento. Tra l'altro è addirittura in versione 16512, 5000 mAh di batteria. Se cercate un pieghevole a libretto, il super sottile Magic V2 farà sicuramente al caso vostro. Come vi dicevo, le offerte purtroppo potrebbero terminare. In descrizione trovate il link al canale Telegram per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, ma usate anche i commenti, cercheremo di rispondere a quante più persone possibili per potervi dare un po' un consiglio in vista appunto anche del Natale. Per tutti gli altri il consiglio ovviamente iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche e noi ci vediamo a un prossimo video.